Siamo arrivati a metà campionato, signori, e con Pre-Superbike non abbiamo mai saltato un appuntamento e puntualmente anche oggi andiamo a vedere che cosa succede in Superbike all'alba del Giro di Boa della stagione. Sono appena tornato dalla mia prima gara all'IDM in Germania con l'Aprilia e siamo stati la prima Aprilia che abbia mai corso lì, ed il mio agosto lo passerò chiuso qui dentro a editare i video, a creare un sacco di roba nuova che state vedendo in sovraimpressione in queste clip per farvela vedere al più presto sul canale. Detto questo, ultima premessa ragazzi, se non siete iscritti al canale accertatevi di esserlo, perché a me fa molta differenza ed è un'ottima maniera per farmi capire che vi piace quello che faccio. Allora, veniamo a noi. Che cosa è successo lo scorso round? Niente, ha vinto tutto Toprak, da lì in poi c'è stata un po' di lotta. Ormai non voglio prolungarmi troppo sul dominio BMW, Toprak, giusto o sbagliato che sia, se ne è parlato parecchio, anche troppo, per ora è così, dobbiamo accettarlo finché qualcosa non cambierà, quindi niente concessioni, niente zavorre, parliamo di altro e visto che siamo a metà stagione parliamo di mercato. La cosa strana è farlo proprio a Portimao, perché di solito questa gara, e dopo vediamo come è fatta la pista, è quasi sempre stata posizionata più in là, a fine nel calendario, mentre ora è stata anticipata. È un po' come se mettessero Valencia MotoGP a luglio, una cosa così. Giro di Boa del campionato, quasi, e dico quasi tutte le pedine, o almeno quelle principali, sono già sistemate, quindi se per i tedeschi e i giapponesi Toprak e Van der Mark rimangono in BMW, Lose e Bassani riconfermati con Kawasaki e il nuovo progetto, in casa Ducati, come avrete capito dal titolo, da Most a qui, con la Race of Champions nel mezzo al VDV, ne sono successe di tutti i colori e sembra proprio un piccolo grande fratello con pettegolezzi, scaramucce che fanno sicuramente bene al marketing della casa, ma andiamo a vedere un po'. L'unico con la sella al sicuro è Bulega, rivelazione della stagione, sempre costante, l'unico a impensierire o almeno ad arrivare il più vicino possibile a Toprak. Sarà curioso vederlo perché al VDV, che è l'evento che Ducati organizza per i fan del marchio, durante la gara che si chiama Race of Champions, ovvero la sfida con tutti i piloti Ducati dei campionati mondiali, in sella alla nuova Panigale V4 presentata proprio per l'occasione, il povero Bulega, che ha fatto una gara magistrale, è stato centrato all'ultima curva da Marquez con una sete di podio da ragazzino di 14 anni. Capisco tutto, capisco l'agonismo, capisco far capire che sei Marquez, quello che ha stravinto 8 mondiali, ma c'è anche il fattore contesto, che in un evento come la Race of Champions, non dico che puoi mettertela via perché nessuno vuole arrivare ultimo, ma ficcare nella ghiaia uno dei top rider della Superbike a 10 giorni dal round di Portimao, per quanto lui abbia vagheggiato e Ducati abbia cercato di distogliere l'attenzione dal fattaccio, comunque è un fatto che l'unico antagonista del mattatore turco sia infortunato nella gara della parrocchia. Ho esagerato, gara della parrocchia, però è per farvi capire il concetto. Non è un mondiale. Ducati per l'evento fa venire i team a gestire le moto ed è proprio come se fosse una gara vera, però comunque non deve distogliere l'attenzione da quelli che sono gli obiettivi dei vari piloti Ducati nei campionati e gli obiettivi di Ducati come casa costruttrice. Anche Marquez ha rischiato facendo quella manovra, potevano cadere in due, ma sulla bilancia chi dei due ha qualcosa da perdere quest'anno è proprio Bulega, perché Marquez non è in lotta per il mondiale, rema con la sua Ducati 2023 ed ha già in tasca il tanto agognato contratto come compagno di Bagnaia nel team ufficiale, quindi non vedo il motivo di tutto questo rischio. Speriamo che Bulega riesca a dare il meglio ed il circuito ci darà prova del suo status di forma, mentre il suo compagno è in cerca di tutto. Bautista ancora aspetta il rinnovo da Ducati, pare che siano già d'accordo ma devono definire contratto a parte, è in una situazione non proprio rosea. In campionato lui, che dovrebbe essere alla prima guida, è alle spalle di un rookie a parità di moto e anche alla Race of Champions non ha proprio brillato. Lui dichiara che vuole continuare, che sembra molto motivato e vediamo se Portimao può ridargli un po' di spolvero, visto che è una pista nella quale ha discretamente vinto, battendo anche il Jonathan Rea dei bei tempi. Zavorre a parte, vediamo se questo weekend lo aiuterà nel discorso campionato. Sempre in casa Ducati, con Bautista vicino al rinnovo, si spengono le fiammelle di speranza di Petrucci e Iannone. Se così fosse, i due italiani sulle Ducati private, rispettivamente Barni e Goileven, avrebbero solo la scelta di rimanere dove sono. A Petrucci potrebbe andare anche bene, ma sicuramente servirà un trattamento migliore per aiutare Barni, soprattutto nel caso in cui lo stesso Barni riuscisse a schierare la seconda moto, sulla quale potrebbe esserci Jari Montella, che salirebbe dalla Supersport. Iannone anche lui rimane un po' bloccato lì dov'è, e se 2 o 3 mesi fa si parlava di mirabolanti ritorni in MotoGP, grandi proposte da ogni dove, ora sembra che l'unica opzione sia proprio Goileven. Iannone ha però dichiarato che non vuole più pagare
gare per correre, perché quest'anno per tornare dopo 4 anni di squalifica ha portato in dote al team una discreta quota e proprio a Portimao discuterà con il team dell'eventuale rinnovo e accordo. Mi sa che Andrea dovrà avere ancora pazienza per un altro anno e aspettare fine 2025 in cui scadranno tutti i contratti dei big, e sono sicuro che per quel tempo salterà fuori anche qualche opzione MotoGP per lui. Fra parentesi, alla Race of Champions di Ducati, che comunque non conta nulla, eccetto il valore mediatico, pole position davanti a Bagnaia, secondo posto dietro a Bagnaia, alla faccia del 35enne finito. Ma se in casa Ducati ad oggi dovrebbe rimanere tutto così, quindi Bulega, Bautista, Iannone Eleven, Barni Petrucci, forse Montella, ma Huertas, Ducati, dove lo mette? Va bene che la politica del siamo la moto migliore, il pilota è meno importante, in MotoGP ha fatto scappare piloti tipo Bastianini, Bezzecchi, Martin, non si lasceranno scappare anche Huertas, anche perché a livello di marchio non sarebbe furbissimo dargli una moto ufficiale, fargli vincere il mondiale in Supersport per poi regalarlo magari a un'altra casa. Sicuramente uno scenario che potrebbe aprirsi potrebbe essere quello di motocorsa, perché non sono convinto che Rinaldi rinnovi. Uscendo dal panorama Ducati, uno che a Portimao ha vinto parecchie gare è proprio Jonathan Rea, che con la Yamaha quest'anno la quadra non l'ha mai trovata, e l'ho menzionato nella parte di mercato perché sono curioso di vedere gli sviluppi del suo percorso. È un pilota che mi è sempre piaciuto tantissimo e mi spiace vederlo faticare così. Sempre in casa Yamaha sarà interessante vedere Egerter cosa farà questo weekend. E perché parlo di Egerter? Perché arriva a Portimao carichissimo dalla gara appena fatta a Misano al CIV alla Racing Night, che lo ha visto protagonista. Moto nuova, Yamaha Italia ha allestito un R1 all'ultimo, Motec, Dunlop e via. È stata una palestra in crescendo, tanto da dominare la gara di domenica, e peccato che la gioia della vittoria gliel'abbia strappata uno strepitoso Alessandro Del Bianco, e adesso apriamo un capitolo. È vero che le selle in Superbike non sono tante, ma è possibile che non ci sia un'occasione per lui, ma è possibile che Yamaha non possa richiedere una wild card per lui, ma wild card fatta bene, non come quelle che ha fatto negli ultimi anni. Tra l'altro molti non se lo ricordano, ma nel 2019, quando Ale aveva 22 anni, il signor Genesio Bevilacqua ci aveva visto lungo portandolo a fare tutto il mondiale Superbike con il suo team Altea. Non conosceva le piste, la moto, e per quanto la bravura del team non era competitiva, ma parlo proprio del pacchetto Honda di quegli anni che forse era peggio di ora, e comunque è andato spesso a punti, ed un pilota si vede sempre sul bagnato. Puoi prendere 3, 4, 5 secondi sull'asciutto, perché nel nostro sport il gap tecnico è importante, fa la differenza, ma sul bagnato devi venire fuori se veramente ce l'hai. Ed Ale a Imola ha fatto terzo nel warm up, quella famosa gara che poi non si è corsa per la troppa pioggia. Ad Donington nono davanti a dei nomi che, ragazzi, quindi io dico, se a 22 anni, senza conoscere le piste, con un pacchetto assolutamente non performante ha fatto così, a 28 con la maturità, esperienza di Aprilia, Yamaha nel CIV, non meriterebbe una possibilità? Considerate che conosce anche quasi tutte le piste, e questo per un team è un fattore molto importante. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Bene, ora andiamo a vedere che pista è Portimao, quali sono le sue caratteristiche principali. Allora, io ci ho girato a novembre scorso per la prima volta, ed è una pista da pazzi. Con il 1000 poi è incredibile. Cioè, avete presente le montagne russe? I cronisti inglesi la chiamano roller coaster, esattamente così. Portimao è un circuito abbastanza recente, è stato completato proprio a fine 2008 per ospitare l'ultimo round del mondiale Superbike, e quella è stata una gara che per chi è appassionato delle derivate di serie è impossibile dimenticare. Vittoria in gara 1, vittoria in gara 2, e Mr. Troy Bayliss, 3 volte campione del mondo, si ritira per sempre dal mondo delle corse. Il layout è bellissimo, è molto difficile da interpretare perché la pista è molto larga e soprattutto ha molte parti cieche. La cosa particolare è che c'è moltissimo dislivello, ma è distribuito in maniera che quando la pista sale sempre abbastanza dolcemente. Quando la pista scende da paura. Ci sono discese del 12% di pendenza. Avete mai provato a fare il 12% in bici? Ecco, dovrebbe rendere l'idea. Pista destrorsa, meno curve a sinistra, e qui un fattore molto importante, soprattutto con le Superbike, è il vento, che soffia spesso e può rendere problematica la guida, anche perché ci sono dei punti, come ad esempio il picco dal quale tutti i piloti cercano di fare il salto e il tornantino a sinistra nell'ultimo settore, che sono molto esposti al vento in quanto sono proprio in alto. Per quanto riguarda il fattore gomme, è una pista che stressa abbastanza gli pneumatici, soprattutto nel lato destro, complice anche l'ultimo settore e il primo settore, che sono completamente a destra, quindi penultima curva, ultima curva, rettilineo, prima curva, seconda curva e terza curva sono tutte
a destra. La prima frenata è qualcosa di difficilissimo. Il rettilineo ha due variazioni altimetriche importanti. L'ultima curva esce in una buca, poi la pista sale con il 1000, sei in circa quarta, quindi problemi di impennamento, poi spiana cominciando a scendere leggermente e nei pressi della prima staccata picchia verso il basso. La cosa difficile da gestire è la compressione della moto arrivati in fondo alla frenata e i grandi tecnici dicono che sia quasi fisiologico arrivare a tamponi con la frenata e volerlo sistemare peggiorerebbe tutto il resto, anche perché poi nel roller coaster c'è sicuramente bisogno di una moto che trasferisca a dovere il peso per voltare il prima possibile. Asfalto con discreto grip che soffre molto il caldo, quindi per fare i tempi quelli veri sarà meglio il fresco della mattina e attenzione alle buche perché è parecchio segnata. Ricordiamoci che è una pista nella quale girano spesso anche le auto. Pirelli per questa gara porterà una nuova specifica di SC0 che in ottica di consumo gomma per la gara lunga magari potrebbe funzionare. Ora signori io vi lascio che continuo il mio agosto qui dentro a editare video, a creare tante belle cose che vedrete presto sul canale e ci vediamo lunedì con il post Superbike. Ciao!